Su una paradisiaca isola caraibica, un vulcano si risveglia dopo secoli di inattività. La vita di 10.500 persone è a rischio. I vulcanologi accorrono sul posto. Poi un'eruzione catastrofica scatena una valanga di rocce incandescenti e ceneri che piombano giù per la montagna. Nel panico, nessuno sa quanti isolani siano morti o perché il vulcano abbia colto molti di sorpresa. Ma un uomo ha predetto questo evento. Perché non gli è stato dato ascolto? I disastri non accadono per caso. Sono infatti il risultato di una catena di eventi. Scopriamo gli indizi e cominciamo il conto alla rovescia di quei secondi fatali. Queste persone si trovano nel posto sbagliato al momento sbagliato. Un violento inferno di rocce vulcaniche avanza verso di loro. Restano solo pochi e frenetici secondi per sfuggire alla morte. Caraibi orientali, l'isola di Montserrat. Questa perla caraibica è una degli ultimi pochi avamposti dell'impero britannico. È lunga solo 16 km e mezzo e larga 10. È grande quasi come la città di Dublino. È rifugio per ricchi e famosi e sede degli Air Recording Studios, di cui si servono rockstar e popstar. L'isola è famosa per le sue bellezze naturali e per lo stile di vita tranquillo e pacato. L'80% delle infrastrutture dell'isola sorge all'ombra del monte Soufrière, un vulcano che si innalza a 915 metri sopra il livello del mare e che domina la metà meridionale dell'isola. La maggior parte della popolazione vive e lavora nella capitale, Plymouth, o coltiva il ricco e fertile terreno sulle pendici della montagna. Sul versante settentrionale sorge Farrell's Yard, dove vive Delia Pond. È un paradiso. Tutti sono amichevoli gli uni verso gli altri. Viviamo senza preoccupazioni. Ci viene insegnato fin da piccoli ad accettare la vita per ciò che è. Delia vive a Montserrat da sempre ed è la madre di 6 bambini. Gestisce un piccolo appezzamento terriero dove coltiva ortaggi che vende nelle isole vicine. David Lee è un missionario americano che vive a Montserrat da 15 anni. È anche un cameraman amatoriale che si diverte a filmare di tutto, dalle feste isolane agli eventi sportivi locali. Quest'isola è fuori dai circuiti del turismo di massa. E questi sono i veri Caraibi. Inizialmente abbiamo trascorso qui un mese, poi ci siamo resi conto che era il paradiso e non siamo più partiti. Ma sotto questo giardino dell'Eden riposa un'insidiosa minaccia. La vegetazione lussureggiante e il fertile terreno celano una temibile realtà. L'isola è vulcanica. Montserrat giace proprio sopra una zona geologica di subduzione. Questa è una delle aree più attive dal punto di vista sismico della crosta terrestre. La placca tettonica nordamericana, dirigendosi a ovest, si unì alla placca caraibica. Discendendo però, si sciolse, trasformandosi in magma. Nel corso dei millenni poi ha trovato il modo di risalire in superficie, creando un arcipelago di isole note come le Antille Minori. Ma Montserrat da circa 370 anni non mostra alcun segno di attività vulcanica significativa. L'unico indizio tangibile della natura vulcanica dell'isola sono le sorgenti di acqua calda che zampillano dalle pendici del monte Soufrière. Ma il 18 luglio del 1995 tutto cambia. Gli isolani sentono provenire dalla montagna un rumore assordante, simile al rombo di un jet. Quel giorno Leroy Slim Daly, contadino e tassista part-time, si trova a Plymouth. La gente ha iniziato a capire che nella montagna stava succedendo qualcosa. Pensavano che si trattasse di un aereo di passaggio, ma il rumore era persistente.
Nei giorni successivi, il vulcano continua a far sentire la sua presenza. 10.500 persone si trovano di fronte a una minaccia che non si sarebbero mai aspettate. Per David Lee è l'occasione di riprendere sequenze davvero spettacolari. Decisi di effettuare qualche ripresa. Per circa 10 anni sono stato impegnato in progetti di varia natura, ma all'epoca avevo molto tempo libero. Avevo con me la telecamera, ma quando il vulcano iniziò ad eruttare, non sospettavo che mi avrebbe cambiato la vita. Mentre la notizia dell'attività vulcanica fa il giro del mondo, sull'isola arrivano gli scienziati. L'evento fornisce loro una chance unica di osservare un vulcano che torna in attività dopo secoli. Tra loro c'è uno studente da poco laureatosi presso l'Università dell'Indiana. Il vulcanologo Rob Watts considera questa occasione la più importante della sua vita. Era il mio sogno monitorare un vulcano in attività. È stato incredibile. Si osserva la natura al lavoro. Gli scienziati allestiscono un osservatorio a Plymouth e installano 9 sismografi sulle pendici del vulcano. Questi strumenti sono in grado di registrare con precisione il tempo, la durata e l'intensità dell'attività sismica all'interno della montagna. I dati vengono poi trasmessi all'osservatorio e registrati 24 ore al giorno mediante un tracciato. Questo sistema consente agli scienziati di dare un'occhiata alle profonde viscere del vulcano Soufrière. Gli esperti stabiliscono così che il rumore assordante del 18 luglio è stato causato da un'eruzione freatica proveniente da una zona del vecchio cratere, nota come Castle Peak. Le acque freatiche riscaldate dal magma che risaliva sono evaporate. Il vapore acqueo così creato è fuoriuscito dalle fessure della roccia con una tale pressione da originare un rumore simile al rombo di un motore. La squadra osserva gli strumenti e attende che il vulcano torni in vita. Un mese dopo l'inizio dell'attività, il cameraman dilettante David Lee decide di scalare il versante occidentale del cratere che si affaccia su Castle Peak. Anybody watching this? Don't be stupid enough to come up here. Ho acceso la telecamera quando ero già sul bordo del cratere. Mentre mi allontanavo attraverso la foresta, c'è stata l'eruzione freatica. È stato incredibile. Piovevano pietre e ciottoli e il vulcano tuonava. Pensavo che l'intera montagna sarebbe esplosa. Alla seconda assordante esplosione, David si rende conto di essere davvero in pericolo. Mi sono girato e ho iniziato a scappare. Okay, Lord. Put my trust and faith in you. You're my refuge, strength, in every trouble. That was my last trip up there, folks. Per David è chiaro che la sua casa gli ha mostrato un nuovo e pericoloso aspetto di sé. Do I look scared? Let me take it and put it on auto. Now do I look scared? I'm not out of here yet. I'm only down about 600 feet. If the whole thing went, wouldn't have a chance up here. The whole top of the mountain was just shivering, up and down under your feet. And you could feel this awesome power underneath vibrating, wanting to come out. Ora che il vulcano è tutt'altro che assopito, Montserrat è diventata una bomba a orologeria. La lava incandescente, situata nel cuore della camera magmatica, sale rapidamente dalle viscere del monte Soufrière sull'isola di Montserrat. Ma gli scienziati non sanno ancora quale sarà l'evoluzione sismica, né tantomeno la portata del fenomeno. Poi, un mese dopo la prima esplosione, un'altra eruzione freatica libera una nuvola di cenere, fango e vapore che arriva a 2 chilometri da terra. Le scosse scuotono Montserrat. Gli abitanti osservano nervosamente i cieli oscurarsi. La zona sud-ovest dell'isola viene ricoperta da una densa nuvola di cenere vulcanica.
mezz'ora dopo, la spessa coltre di grigia cenere si dirada e i primi raggi di luce rivelano un panorama agghiacciante. La capitale, Plymouth, e tutta la zona a ovest del Soufrière sono coperte da un fitto strato di cenere. Gli abitanti battezzano il giorno come il lunedì delle ceneri. Delia Pond ricorda le difficoltà. Ci risvegliammo in mezzo alle ceneri. Bevemmo cenere. Mangiammo cenere. Temendo il peggio, il governo di Montserrat, con l'aiuto dell'esercito inglese, provvede all'evacuazione di 6.000 persone dalle loro case, situate sulle pendici della montagna. La capitale, Plymouth, e i villaggi circostanti vengono abbandonati. Gli abitanti percorrono 8 chilometri fino ai ricoveri d'emergenza allestiti nel nord dell'isola. Ma l'esodo genera caos. Il nord è arretrato. Le condizioni di vita sono primitive e presto diventano squallide. Siamo stati sistemati in scuole e chiese. E in una chiesa c'erano dalle 40 alle 50 persone. C'erano giovani, vecchi, cristiani, ubriaconi, buoni, brutti e cattivi. Gli isolani non vedono l'ora di tornare a casa e visto che l'80% delle infrastrutture sono situate nel sud, a molti viene consentito l'accesso per mantenere l'isola in funzione. Tra questi c'è Delia Pond. I prodotti della sua fattoria sono ora una risorsa vitale per gli isolani accampati nel nord. Delia e la sua famiglia coltivano un terreno situato in prossimità del cratere vulcanico. Per questo devono essere pronti qualora si verificasse un'altra eruzione. Quando al mattino arrivavamo alla fattoria, giravamo la macchina verso la strada e lasciavamo sempre le chiavi attaccate, in caso fossimo dovute fuggire. La via di fuga li condurrebbe a nord, così da trovare rifugio su una piccola collina. Sopra al terreno di Delia, un altro contadino, Harry Lewis, gestisce diversi ettari di terra. Con sua moglie ha chiesto un finanziamento per prepararla e seminarla. Così come per Delia, è il suo unico mezzo di sostentamento. A settembre agli isolani viene concesso di tornare a casa, ma all'orizzonte si profila un nuovo panorama. Sulla cima del vulcano si sta formando un grosso cumulo di rocce e cenere. Questa strana evoluzione conferma i peggiori timori degli scienziati. Si tratta di una massa instabile a forma di collinetta costituita da strati progressivi di densa lava vischiosa, meglio nota come Duomo lavico. Qualora i lati del Duomo lavico crollassero, un cocktail letale di rocce incandescenti e ceneri scenderebbero a cascata giù per la montagna in un devastante flusso piroclastico. Queste pericolose valanghe possono viaggiare a una velocità pari a 160 km/h. La temperatura nel nucleo può raggiungere dai 600 ai 700 gradi centigradi. Solo nell'ultimo secolo hanno causato oltre 40.000 vittime e sono responsabili di alcuni tra i peggiori disastri naturali della storia. È stato un flusso piroclastico a uccidere nel 1902 oltre 28.000 persone sull'isola caraibica di Martinica e circa 2.000 abitanti a Pompei nel 79 d.C. A causa di questa nuova minaccia, gli isolani tornano a nord e Rob Watts e gli scienziati tengono d'occhio il Duomo lavico. Mentre registravo le scosse, osservavo l'attività del Duomo. Guardavo le rocce che rotolavano via. Il modo in cui l'attività aumentava mi affascinava sempre di più. Ma 5 mesi dopo la prima eruzione del Soufrière, il Duomo lavico cessa di crescere. L'attività vulcanica sembra essersi assopita. Convinto che il peggio sia ormai passato, il governo autorizza la popolazione a rientrare a casa. Sull'isola si torna alla vita normale, ma il vulcano non ha ancora finito. Quasi 3 mesi dopo,
sprigiona un primo flusso piroclastico lungo la pendice orientale della montagna in direzione della costa. Il flusso viaggia a 2 km orari e non causa vittime, ma è chiaro che l'attività del vulcano si sta di nuovo intensificando. Ancora una volta, il governo ordina che il sud dell'isola venga evacuato. Ma l'andirivieni genera confusione e rabbia tra gli sfollati. Nel sud dell'isola viene proibito l'accesso. Tutta l'area a sud di Plymouth, a ovest verso l'aeroporto e a est viene chiusa. Ma nessuno prende sul serio la portata della minaccia costituita dal vulcano e i blocchi stradali poco rigorosi consentono agli isolani di andare e venire. Ma l'isola sta per sperimentare la sua prima eruzione magmatica. Cenere e massi incandescenti, con diametri di circa 1,5 metri, piombano giù dalle pendici orientali della montagna, distruggendo il villaggio deserto di Long Ground. Con l'intensificarsi dell'attività vulcanica, il cineasta locale David Lee entra nella zona vietata per documentare gli eventi. Credevo di fare la cosa giusta, di sapere cosa stava succedendo sul vulcano e di conoscere i posti migliori e più sicuri in cui appostarsi. Aggiravo i posti di blocco per poter filmare le scene che poi sono riuscito a riprendere. Le immagini dei flussi piroclastici che scendevano lungo i pendii e per le valli vergini. Scene incredibili. Ma la sua bravata lo fa finire presto in guai seri. Mentre si dirige a nord della capitale Plymouth, si verifica una violenta eruzione. Ho alzato gli occhi e ho visto una nuvola nerissima oscurare il cielo. L'eruzione ricopre il versante sud-occidentale dell'isola con una spessa coltre di cenere e fango. In pochi secondi si passa dal giorno alla notte. Era buio pesto e c'erano lampi e tuoni ovunque. Non è stato risparmiato nulla, strade, alberi, case. È stato allora che ho più temuto per la mia vita. Nice to get out of this area alive. 14 minuti dopo, la nuvola inizia a diradarsi. David è fortunato e riesce a scappare. Ma il vulcano non ha ancora finito. Si sta preparando a colpire con una potenza micidiale che distruggerà quest'isola paradisiaca. Per quasi 2 anni l'attività vulcanica sull'isola caraibica di Montserrat non sembra diminuire. Gli scienziati si rendono conto che osservare l'intensificarsi dell'attività sismica è un'opportunità unica. Per questo, il British Geological Survey manda un nuovo membro di supporto alla squadra. La vulcanologa Sue Laughlin, una specializzanda dell'Università di Durham in Gran Bretagna, collabora per monitorare la situazione. Sono scesa dall'aereo, ho alzato gli occhi e ho visto il vulcano avvolto nel vapore. Pochi minuti dopo il mio arrivo stavo già osservando flussi piroclastici scendere dai fianchi del Duomo Lavico. È stato un modo brusco di prendere contatto con la realtà. Sul Duomo Lavico si è formato un cuneo appuntito che lo rende molto instabile. Intorno al cratere continua ad accumularsi magma. Sulle pendici del vulcano, gli scienziati sistemano degli strumenti chiamati inclinometri, che consentono alla squadra di registrare la minima variazione nella dimensione e nella deformazione della montagna. Mentre la pressione del magma interno aumenta, il Duomo Lavico si gonfia. Quando la pressione fuoriesce, il Duomo si contrae. La squadra sa che quando il Duomo inizia a sgonfiarsi, aumentano le probabilità di un flusso piroclastico. A metà del 97, da un osservatorio permanente a nord del vulcano, gli scienziati calcolano che mentre prima il ciclo si intensificava una volta ogni 20 ore, ora l'intervallo di tempo è di 8-12 ore.
Per la squadra è chiaro che l'attività del Soufrière sta per giungere al culmine. Alle 3 del mattino del 25 giugno, i sismografi dell'osservatorio impazziscono. David Lee e suo figlio si offrono per coprire il turno di notte e monitorare gli strumenti. Ho filmato il sismografo. Si verificavano terremoti ibridi ogni 50 secondi. Dissi a mio figlio che era come se il vulcano dovesse partorire. Una nuova iniezione di magma fuso, celato nelle viscere del vulcano, sta salendo rapidamente verso la camera, sottoponendo il duomo lavico a un'enorme pressione. Con l'aumentare di questa pressione, iniezioni di magma entrano di forza nel duomo, destabilizzandolo. Alle 7 del mattino, i sismografi registrano ancora attività. Le condizioni meteorologiche peggiorano e a malapena attraverso la nebbia si riesce a intravedere il vulcano. Gli scienziati osservano da vicino l'attività per via aerea. Gli isolani vengono avvisati del pericolo imminente tramite la stazione radio locale. All people inside the exclusion zone, including Bethel, Brahms Village, White's Yard and Spanish Point, should leave immediately. Delia Pond e la sua famiglia sono tra i contadini che si svegliano presto per andare a coltivare la terra all'interno dell'area vietata. Ma Delia lascia la radio in macchina e la foschia nasconde la montagna che la sovrasta. Non ha idea che il vulcano sta per esplodere. Prima il cielo era pulito e un attimo dopo c'era nebbia dappertutto. Vedevamo l'elicottero, ma la montagna no. Vicino al terreno di Delia, anche Harry Lewis e la sua famiglia coltivano la terra. Alle 12:45 i sismografi dell'osservatorio registrano una scossa continua. A Plymouth vengono fatte risuonare le sirene e la stazione radio locale inizia a trasmettere continui aggiornamenti sugli sviluppi della situazione. Il magma che sale rapidamente dentro il vulcano gonfia il duomo lavico fino a farlo scoppiare. Alle 12:55 il monte Soufrière esplode con una violenza inverosimile. David Lee riprende la straordinaria esplosione con la sua telecamera. È stata l'esplosione più grossa che avessimo mai visto e qualcuno era ancora all'interno dell'area a rischio. L'eruzione provoca una valanga di gas e rocce incandescenti che si dirama sulle pendici settentrionali. È diretta verso i contadini che stanno ancora coltivando le proprie terre. Delia e la sua famiglia si apprestano ad andarsene, ma mentre apre il cancello vede la valanga incandescente dirigersi verso di loro. Quando ho messo la mano sul cancello, ho guardato verso la montagna, come era mia abitudine fare, e ho visto la valanga a metà della montagna dritta verso di noi. James, dobbiamo andarcene! Delia cerca di restare calma. Quando ti trovi in una situazione così pericolosa, credo sia saggio non allarmare la persona che ti sta accanto, che potrebbe avere una reazione incontrollabile. Ma suo marito purtroppo si fa prendere dal panico. Appena uscito dal cancello, volta verso sinistra. Torna indietro! Mentre l'onda vulcanica guadagna terreno, James armeggia con la leva del cambio. Proprio non riusciva a ingranare la retromarcia. Hanno solo pochi secondi per raggiungere una zona elevata. Gli dissi di non lasciarsi prendere dal panico e iniziai a contare con lui. 1, 2, 3. All'improvviso, il contadino Harry Lewis si dirige in auto verso di loro. Nel panico, la famiglia di Harry si dà alla fuga. Nel tentativo di salvarsi, guida verso valle, dritto nella gola dell'inferno che avanza. Dovevamo andarcene.
Delia e la sua famiglia guidano per 1 chilometro su per la montagna, direttamente a nord del vulcano. Guardandosi indietro, vedono le terre su cui stavano lavorando qualche attimo prima, inghiottite da nuvole di rocce incandescenti e cenere. Era come assistere alla fine del mondo. Non si vedeva nulla. Tutto era avvolto da nuvole e fumo. Nel villaggio di Harris, 3 chilometri a nord-est del Soufrière, il tassista Slim Daly sta giocando a biliardo in una taverna. Slim è all'oscuro della tragedia in corso. Ma l'intenso calore del violento inferno raggiunge un distributore di benzina che si incendia e esplode fragorosamente. Dopo quel fragore, ho capito subito che qualcosa non andava. Slim vede la valanga incandescente scendere a valle. Corre alla macchina e si dirige verso una zona elevata. La strada davanti a me si fece buia e il forte calore era insopportabile. Ero davvero spaventato. Terrorizzato no, ma spaventato sì. Arrivato sulla cima della collina, Slim esce dalla macchina per osservare la scena apocalittica dall'alto. Ho visto i flussi piroclastici distruggere i villaggi, l'intera area, e proseguire dritti verso l'aeroporto. Ma mentre osserva l'onda vulcanica, questa cambia direzione. Ora si dirige dritta verso di lui. Per evitare una morte certa, Slim Daly ha solo pochi secondi per agire. Mentre Slim si dirige a nord, lontano dal vulcano, avverte un anziano signore del pericolo imminente. Non passa molto prima che i due siano investiti da una densa nuvola tossica di cenere incandescente e gas sulfurei. Non potevamo correre perché non vedevamo nulla. Non riuscivamo nemmeno a vederci le mani. Il calore rende difficile la respirazione. I due cercano aria inginocchiandosi. Continuava a dirmi che saremmo morti, ma io ho cercato di consolarlo. Continuavo a ripetergli che non era vero, che non saremmo morti. Alle 13:10 si dà avvio a un'intrepida operazione di salvataggio con l'elicottero. Gli isolani, data l'impraticabilità delle strade, sono bloccati nei villaggi a nord-ovest del vulcano. Per compiere il salvataggio, l'elicottero deve volare pericolosamente vicino alla nuvola di cenere incandescente. Uno dei primi soccorsi ha luogo nel villaggio di Harris, dove è bloccato un piccolo gruppo di 20 persone. Slim Daly è miracolosamente tra questi. L'uomo viene tratto in salvo con l'elicottero. Alla fine della giornata, 4 sono le vittime e 17 i dispersi. L'isola è in stato di shock. Si teme che molti altri non siano sopravvissuti alla terribile giornata. Quel giorno rimarrà impresso nella memoria degli abitanti di Montserrat. L'isola è piccola e tutti sono imparentati. Che giorno terribile. Subito dopo, una squadra di scienziati dell'osservatorio indaga sulle probabili ragioni di una tale violenza eruttiva. Si inizia ascoltando i racconti dei testimoni oculari. Si raccolgono poi le prove fotografiche disponibili e si elaborano i dati registrati dagli strumenti. I testimoni oculari dipingono un quadro allarmante. Ho visto la valanga espandersi a ventaglio. Ribolliva. Nonostante gli isolani fossero ben consapevoli del pericolo, i flussi piroclastici hanno colto di sorpresa coloro che si trovavano all'interno della zona vietata. L'alta velocità e la portata della valanga sono sconcertanti. Mentre ci si dirigeva contro, sembrava un'enorme onda impetuosa. Si allargava sempre di più. La combinazione dei dati registrati all'osservatorio, delle prove fotografiche
e dei racconti dei testimoni oculari conduce a una complessa sequenza di esplosioni che hanno creato non uno, ma ben 3 flussi piroclastici, uno più veloce e potente dell'altro. 4 giorni dopo l'eruzione, quando l'attività lavica sembra essersi sedata, una squadra riesce a dare la prima occhiata all'interno del cratere. Sebbene sia ancora pericoloso, la squadra vola sopra la montagna e ciò che vede conferma i suoi sospetti. Il duomo lavico è collassato sul lato nord del cratere, ricoprendo una valle conosciuta con il nome di Mosquito Ghat. Il materiale espulso copre un'area di 4 km quadrati, trasformando la zona a nord e a est del Soufrière in una terra desolata. Appare chiaro anche che il terzo e ultimo flusso piroclastico viaggia più in fretta e arriva più lontano degli altri 2. In tutto incenerisce 150 case. Mediante i filmati video e i dati registrati dai sismografi, la squadra calcola che il terzo flusso abbia raggiunto una velocità di 128 km/h. Una simile velocità non avrebbe consentito a quegli sfortunati isolani che si trovavano sul suo cammino di fuggire. Per confermare tale teoria, la squadra deve effettuare rilevamenti sul campo, ma entrare nel sito della catastrofe è ancora troppo pericoloso. È necessario aspettare che le rocce e la cenere si raffreddino. All'osservatorio si analizzano i dati degli inclinometri che hanno rilevato i cambiamenti nel ciclo d'attività del vulcano. La nuova analisi è a dir poco incredibile. Poco prima dell'eruzione, il duomo lavico si espande in modo massiccio, gonfiandosi e superando il bordo nord del cratere. Poi, tra le 12:40 e le 12:50 del pomeriggio, il vulcano inizia rapidamente a sgonfiarsi, il che destabilizza lo strato esterno della cupola. Alle 12:57 del pomeriggio, il duomo crolla sulla parete del cratere nord, creando un primo flusso piroclastico che è stato visto scendere a cascata giù per Mosquito Ghat. Quasi 3 minuti dopo, viene espulso altro materiale vulcanico, questa volta proveniente dalle viscere del duomo lavico. E una seconda e più grossa valanga scende giù per la vallata. Poi, all'1:08 del pomeriggio, la terza e più pericolosa eruzione sprigiona una colonna di cenere a 13.500 metri da terra. E un cocktail letale di detriti incandescenti scende lungo le pendici settentrionali della montagna. Dopo secoli, è l'attività vulcanica più violenta sull'isola. Il terzo flusso piroclastico è stato il maggiore, il più potente, il più veloce. È arrivato a 7 chilometri dal vulcano, ha invaso le pianure costiere sotterrando le case. Diversi giorni dopo l'eruzione, la squadra ritiene che sia sicuro accedere a piedi sul luogo del disastro. Per precauzione indossano tute protettive. Molte zone del terreno sono ancora estremamente calde. Studiando la cicatrice lasciata nel duomo lavico e rilevando il volume del flusso nel luogo del disastro, gli scienziati calcolano che sono stati espulsi quasi 6.400.000 metri cubi di lava. Quanto basta per riempire 5 volte e mezzo il Colosseo di Roma. La scena è una moderna riproduzione di Pompei. I flussi hanno raggiunto i 600 gradi centigradi. 150 case giacciono sotterrate da 30 metri di rocce vulcaniche e cenere. L'asfalto delle strade si è sciolto. I pilastri e le porte di legno sono arsi. I vetri delle finestre hanno iniziato a fondersi. Il flusso della lava in raffreddamento rivela indizi fondamentali per capire la violenza della terza esplosione. Alcuni dei massi trascinati dal flusso piroclastico erano enormi, più grandi di una casa. Abbiamo notato su questi massi segni di frizione, il che ci indica che i massi non sono rotolati giù per le pendici, ma sono precipitati con una tale forza che in parte si sono sciolti. Immaginate cosa abbia significato vedere queste valanghe di macigni e rocce precipitare e schiantarsi a terra. Ma questa scena terrificante nasconde la chiave di un mistero più profondo.
spiega perché il flusso piroclastico ha colto così tanti di sorpresa. Gli isolani credevano che le ceneri e le rocce sarebbero rimaste entro la vallata, come era successo nei mesi precedenti. Ma si sbagliavano. Dopo il primo e il secondo flusso, la vallata stessa si è subito riempita di detriti. Tale mutamento nella morfologia del luogo ha permesso al terzo e più potente flusso di scendere incontrastato sul cammino preparato dagli altri due. Mentre infuriava giù per la montagna, acquistando velocità, ha superato i fianchi della vallata e ha percorso un totale di 6,7 chilometri. I contadini che avevano fatto i progetti non potevano immaginare che la morfologia sarebbe cambiata così in fretta. Ma altre indagini sul sito della catastrofe mostrano alla squadra un fenomeno estremamente raro. Sopra e oltre la distruzione lasciata dai pesanti sedimenti del flusso, vengono rinvenute tracce di bruciature che si estendono nella pianura di Farrell's Yard. Questa altro non è che la prova di un'ondata piroclastica. Mentre i massi e la cenere del flusso scendevano lungo le pendici della montagna, la roccia si è spaccata rilasciando bollenti gas vulcanici. Questo gas si è espanso rapidamente e si è comportato come un uragano incandescente che ha cavalcato i detriti più pesanti del flusso, incenerendo tutto ciò che sfiorava. Il calore ha sciolto finestre e vernice. Ha piegato la vegetazione e le staccionate. Ha fuso le tegole dei tetti. La squadra calcola che l'onda ha raggiunto temperature di 400 gradi centigradi e ha viaggiato a una velocità di 133 km/h. Ma ha avuto un'altra caratteristica letale. Si è comportata in modo imprevedibile. I flussi piroclastici tendono a rimanere nelle vallate. Tuttavia l'ondata piroclastica che viaggia sopra di loro può staccarsi, soprattutto quando curva. A metà della montagna, la vallata percorsa dai flussi piroclastici fa un particolare cambio di direzione. Quando l'ondata ha colpito questa curva, invece di girare, si è staccata dal flusso piroclastico e ha proseguito dritta attraverso i terreni coltivati di Farrell's Yard. Ciò spiega il mistero finale. Giorni dopo il disastro vengono ritrovati i corpi della famiglia di Harry Lewis. Tutti e tre sono bruciati, eppure si trovavano lontano dalla morsa del flusso piroclastico. Con la speranza che una zona elevata potesse fornire loro un rifugio, scappano verso una piccola collina poco a nord delle terre da loro coltivate, ma vengono superati dall'ondata piroclastica. La gente ha pensato di poter essere più veloce della valanga, di salire in alto per evitarla, ma non è stato così. La velocità che ha guadagnato scendendo a valle le ha permesso di viaggiare in salita. Tutto può essere travolto dalle ondate piroclastiche. A causa dell'intenso calore dell'ondata, il corpo soffre uno shock neurogeno e il sistema nervoso collassa. La morte è quasi istantanea. In totale, il 25 giugno, 19 persone hanno perso la vita. Eppure, vista l'entità della tragedia, è incredibile che il bilancio delle vittime non sia più alto. Di certo gli eventi del 25 giugno hanno toccato molti di noi nel profondo e forse ci hanno fatto riflettere sul nostro ruolo di scienziati, sull'obiettività del nostro lavoro e le sue implicazioni. Molti di noi si sono scoperti interessati all'aspetto umano della vulcanologia. La portata dell'eruzione e la devastazione causata dai flussi piroclastici ha colto gli isolani di sorpresa. Ma 10 anni prima, quest'uomo aveva previsto uno scenario simile. Il professor Jeff Wodge lavorava all'unità di ricerca sismica dell'Università delle Indie Occidentali. Nel 1986 lui e il suo collega Michael Isaacs vengono incaricati dalle Nazioni Unite di valutare i rischi rappresentati dal vulcano di Montserrat.
Più del 70% delle 40.000 persone uccise dai flussi piroclastici nell'ultimo secolo abitava nelle piccole Antille, l'arcipelago di isole caraibiche che include Montserrat. La loro ricerca ha il compito di aiutare il governo dell'isola a predisporre piani di emergenza nel caso di un'eruzione e Woj ha il compito di informare le autorità sul suo lavoro. Ho spiegato in cosa consistesse e li ho informati che stavo preparando una relazione sul potenziale e futuro comportamento del vulcano. Poi l'ho inviata e mi aspettavo che la prendessero in considerazione. Il professor Woj e il suo collega prevedono che il Soufrière possa eruttare con gravi conseguenze e consigliano di spostare gran parte delle infrastrutture di Montserrat nel nord dell'isola. Ma non vengono presi provvedimenti. Il vulcano di Soufrière sull'isola di Montserrat erutta violentemente, causando la morte di 19 isolani. Ma poteva essere fatto di più per evitare questa tragedia. Nell'inchiesta, la giuria attribuisce la responsabilità delle morti al governo per non aver fornito infrastrutture adeguate e terreni agricoli agli abitanti sfollati. Ma 10 anni prima, il professor Woj e il suo collega Michael Isaacs avevano consigliato di spostare la maggior parte delle infrastrutture di Montserrat nel nord dell'isola. Nel 1987 pubblicano la loro relazione sui potenziali rischi vulcanici, nella quale si sostiene che il vulcano Soufrière è attivo e presto erutterà. È una potenziale minaccia per molte delle persone che vivono nel sud di Montserrat. I due esperti insistono che il Soufrière debba essere considerato un vulcano attivo e rivelano che il vulcano ha dato segni di attività sismica sotto forma di terremoti, benché da secoli non vi sia un'eruzione. I terremoti più recenti sono avvenuti negli anni 30 e di nuovo negli anni 60. Ciò dimostra, a loro avviso, che il vulcano cerca, seppur invano, di eruttare una volta ogni 30 anni. Woj prevede che un'eruzione potenzialmente catastrofica potrebbe avere luogo a metà degli anni 90, 3 decenni dopo l'ultima intensa attività sismica. Nella relazione venivano descritti in dettaglio numerosi e svariati scenari. Si passava da un'eruzione relativamente piccola che veniva contenuta all'interno del cratere a una che avrebbe potuto traboccare e minacciare le propaggini di Plymouth. Nonostante la previsione delle eruzioni vulcaniche sia una scienza imperfetta, Woj riesce ad attribuire alla sua previsione di un'eruzione nel corso del secolo una probabilità dell'1%. Messo di fronte a tale probabilità, il governo decide di non agire. Ma 10 anni dopo la pubblicazione della relazione, al professore viene data ragione. Oggi, ritornando agli eventi di quella giornata fatale, possiamo spiegare la morte dei 19 isolani. Il 18 luglio 1995 il Soufrière erutta per la prima volta dopo circa 370 anni. La relazione di Woj e Isaacs aveva previsto che il vulcano sarebbe eruttato a metà degli anni 90. Nel giro di pochi mesi inizia a formarsi un duomo lavico sulla cima del vulcano. Nel dicembre 1995 piccoli flussi piroclastici vengono visti scendere a cascata lungo le pendici. Questi erano stati previsti dalla relazione, ma la montagna ha altro in serbo. 25 giugno 1997, 10 ore prima del disastro. Il magma instabile sale rapidamente nella camera magmatica, nelle viscere del vulcano. Mette sotto pressione il duomo lavico, facendolo gonfiare e sgonfiare continuamente. 7 ore prima del disastro. I contadini locali, tra cui Delia Pond e la sua famiglia, attraversano i posti di blocco per accedere alla zona vietata. 11 minuti prima del disastro. Ha luogo la prima eruzione. La parete esterna del duomo lavico crolla,
e un flusso piroclastico si riversa oltre la bocca settentrionale del cratere. 8 minuti prima del disastro, ha luogo una seconda eruzione e una valanga più grande di rocce e cenere si riversa lungo la vallata. Poi, all'1:08 del pomeriggio, una terza e massiccia eruzione sprigiona altro materiale sedimentoso lungo le pendici del vulcano, che supera i fianchi della vallata e raggiunge una velocità di 128 km/h. Un'ondata piroclastica si stacca dal flusso e invade i terreni agricoli, spazzando via 3 villaggi e uccidendo 7 persone. I pesanti detriti continuano a scendere verso Mosquito Ghat, distruggendo altri villaggi e provocando altre 12 vittime. In soli 25 minuti sono morti 19 isolani. Abbiamo rischiato e devo solo ringraziare Dio se siamo sopravvissuti. Un mese dopo, mentre l'isola cerca di riprendersi dalla catastrofe, uno degli scenari più estremi ipotizzati dal professor Watch si avvera. Il Soufriere libera un altro massiccio flusso piroclastico verso le pendici bruciate. Colpisce la capitale fantasma di Plymouth, spazzandola letteralmente via. Non vi sono altre vittime, ma la cosa sarebbe potuta andare diversamente. Se la prima eruzione fosse stata così violenta, avrebbe ucciso migliaia di persone. Il Soufriere è rimasto attivo per oltre 10 anni. Oggi solo poco meno di 4.500 fieri isolani vivono a Montserrat, tra cui Delia Pond, Slim Daly e David Lee. Ma la popolazione è concentrata nella zona nord dell'isola. Oggi quasi i 2/3 di Montserrat sono chiusi e inagibili, e forse lo saranno per il prossimo decennio.